Ciao ragazzi, in questo video vi presenterò la trasformazione di un vecchio appartamento che è stato completamente ristrutturato. Vedrete lo stato di fatto prima dei lavori, il progetto e il risultato della ristrutturazione, con tutti i dettagli dei materiali e delle finiture. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! Innanzitutto vediamo come si presentava l'appartamento prima dei lavori. In questo caso parliamo di un appartamento signorile degli anni 70 di circa 130 metri quadrati, che fino a qualche mese fa manteneva quasi tutte le finiture originarie. Dico quasi tutte perché nel tempo c'erano state delle piccole modifiche, come la sostituzione del portoncino d'ingresso e la sovrapposizione del nuovo parquet in alcune stanze. A dire il vero, c'erano state anche delle altre modifiche, o per meglio dire dei rattoppi, che non hanno dato particolare valore all'immobile, anzi per certi versi queste modifiche hanno peggiorato l'estetica di alcune stanze. Poi vedremo di che si tratta. Questa è la pianta dell'appartamento prima dei lavori, il cosiddetto stato di fatto. Appena entrati c'era un ingresso enorme che permetteva l'accesso alla zona giorno e a quella notte. La zona giorno era a sinistra, con la cucina, il soggiorno, con l'uscita su una piccola veranda e sul balcone, e infine lo studio, anche questo con l'uscita sul balcone. Sulla destra dell'ingresso c'era invece l'accesso alla zona notte, con un disimpegno che portava nelle 3 camere, tutte molto generose a livello di metratura, e poi 2 bagni, uno accanto all'altro. Quasi tutte le stanze della zona notte avevano la finestra e o la porta finestra che dava su questo lungo balcone. I lavori di ristrutturazione hanno richiesto 6 mesi. La cosa bella delle ristrutturazioni totali come queste è che gli interni vengono completamente demoliti, ad esclusione degli elementi portanti ovviamente, e pian piano nelle varie fasi vengono aggiunte tutte le cose che rendono di nuovo abitabile l'immobile. Ora vediamo il risultato finale, a partire dalla trasformazione dell'ingresso. Come visto prima, in origine c'era un ampio ingresso di 14 metri quadri e mezzo che l'impresa ha diviso in 2 parti. Questo era l'ingresso prima dei lavori e questo è l'ingresso dopo i lavori. Direi che la differenza prima-dopo è piuttosto evidente. Per accedere alla zona notte c'è questa porta battente e se notate, dietro il portoncino è stata ricavata una nicchia che è studiata per ospitare un armadio dove riporre i vestiti che di solito lasciamo all'ingresso, come ad esempio i capotti, le sciarpe e così via. Di fronte al portoncino d'ingresso, secondo me, si può sistemare un piccolo piano di appoggio, ad esempio per lo svuotatasche. Si può appendere lo specchio, che consiglio di mettere in posizione decentrata rispetto al portoncino, e volendo si può mettere una seduta come un puff, una panca o una cassapanca. Alla sinistra dell'ingresso, prima dei lavori, c'erano gli accessi alla cucina, al soggiorno e allo studio, ma il nuovo progetto prevede un solo ambiente open space, soggiorno cucina pranzo, per un totale di quasi 60 metri quadrati, con lo studio che di fatto viene eliminato. Quindi, questi erano gli accessi alle 3 stanze prima dei lavori e questo è il risultato dopo i lavori. Come vedete è tutta un'altra cosa e lo spazio extra guadagnato ha permesso di posizionare l'isola della cucina. La modifica della zona giorno è uno dei cambiamenti più importanti di questo intervento. C'è tantissima luce naturale, che prima era divisa tra le 3 stanze, e la sensazione di larghezza e di respiro si percepisce molto bene, soprattutto in una giornata luminosa come quella che ho trovato per le riprese. Eliminato lo studio è comparso il pilastro, un elemento portante che non si può toccare e che alcune persone provano a mimetizzare o arredare con varie soluzioni, in modo da valorizzarlo il più possibile. In questo caso non verrà fatto nulla, perché in base alla soluzione di arredo proposta dall'impresa, oltre all'isola della cucina, ci sarà un lungo tavolo che verrà posizionato nella zona dove in origine c'era lo studio e nella parte restante del soggiorno verrà sistemato il divano, con lo spazio per la TV su questa parete. Per come la vedo io, in questo caso il pilastro non è un elemento di disturbo o antiestetico, ma se avete un'altra opinione scrivetelo nei commenti. Un'altra importante modifica della zona giorno riguarda la veranda. Prima dei lavori c'era questa veranda di circa 3 metri quadrati con i doppi serramenti, legno all'interno e alluminio senza taglio termico sulle pareti perimetrali, ma durante i lavori la veranda è stata eliminata. In pratica sono spariti i serramenti in legno
e quelli in alluminio sul perimetro. Ora ci sono solo i nuovi serramenti in PVC sul perimetro, col pavimento della stanza uniforme, senza lo stacco originario tra parquet e mattonelle. Questa è una delle modifiche che preferisco e vi spiego anche perché. A differenza della piccola veranda dell'appartamento Le Cementine, che era ben nascosta alla vista e che l'impresa ha sfruttato per sistemare l'angolo lavanderia, la veranda di questo appartamento era a vista e per di più sul soggiorno. Quindi, cosa si poteva mettere in questa veranda in fase di progetto? Escluderei la zona lavanderia, sia per motivi estetici che per motivi pratici, senza contare il problema dello scarico delle acque che andava definito e risolto in fase di progetto. Escluderei anche la zona ripostiglio. Posizionare le scope o l'aspirapolvere in questo punto, magari in un armadietto, non mi sembra il massimo, e comunque lo spazio nell'ingresso originario era sufficiente per ricavare un ripostiglio. Toglierei di mezzo anche un'eventuale zona di lettura o di relax o di studio, perché l'angolo della vecchia veranda in estate è un forno, mentre in inverno bisogna starci col cappotto, quindi mantenerla non aveva molto senso e non portava alcun valore all'appartamento, mentre in questo modo, oltre a guadagnare dello spazio, ne guadagna secondo me anche il look dell'appartamento. Sulla zona giorno tornerò tra poco con il racconto della cucina. Adesso spostiamoci nell'altra parte della casa. Partiamo dall'angolo lavanderia, che è stato posizionato nel disimpegno ottenuto dalla divisione dell'ingresso originario. Come vedete abbiamo lavatrice e asciugatrice a colonna, accanto un paio di presasciugo per altri usi, come ad esempio il ferro da stiro, e nella zona della lavanderia c'è anche lo scaldacqua per l'acqua calda sanitaria. Ho parlato di angolo lavanderia perché, come ho già detto in un altro video, se volete una piccola lavanderia in casa vi basta circa 1 metro quadrato, con la lavatrice e l'asciugatrice sistemati in colonna. In questo caso c'era maggiore spazio, quindi la zona lavanderia è più comoda e si può nascondere facilmente con delle tende a rullo oppure scorrevoli. L'aggiunta della lavanderia non è l'unica modifica di questa zona. La vecchia camera di oltre 18 metri quadrati, con accesso dalla zona notte, nel progetto diventa una stanza di circa 16 metri quadrati con accesso dal nuovo disimpegno. Questa era la parete che delimitava la stanza sul lato del disimpegno, ovviamente prima dei lavori, e questo è il risultato a lavori conclusi, con il nuovo accesso alla nuova camera. Spostiamoci nel disimpegno più piccolo. La camera da letto originaria, a livello di metratura, è rimasta pressoché identica, ma tutto il resto è cambiato. Questa era la stanza prima dei lavori, con la carta da parati a fantasia floreale, e questa è la stanza a ristrutturazione conclusa. Ovviamente si era pensato di recuperare la tappezzeria, per dare un tocco retro alla stanza, ma purtroppo e con mio grande rammarico l'idea è stata scartata, assieme alla tappezzeria. Il bagno accanto alla stanza era un locale completo di tutti gli elementi e in passato aveva visto delle riparazioni e delle modifiche. La particolarità è che pavimenti e rivestimenti erano ricoperti da queste piastrelle di linoleum. Presumo sia stata una scelta dettata da motivi estetici, magari per coprire le riparazioni e le modifiche fatte nel tempo, ma il risultato finale non era dei migliori. Ecco invece il bagno a lavori conclusi. È sempre un locale completo, quindi con il WC e il bidet e con accanto l'idroscopino. Non c'è più la vasca, ma c'è la doccia, che è sistemata sulla parete di fronte all'ingresso, e tra poco ci sarà anche il lavabo, che verrà installato sul lato sinistro appena entrati. Per pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato si sono scelte 2 ispirazioni. Formato 60x120 color sabbia per pavimento e alcuni rivestimenti e formato 25x25 effetto cementine per l'interno doccia e una parte dei rivestimenti. Passiamo alle ultime 2 stanze dell'appartamento, ovvero una camera da letto e il secondo bagno. In origine il bagno aveva l'ingresso sul disimpegno, ma il progetto ha chiuso questo accesso e lo ha spostato in camera da letto, in modo da creare una stanza matrimoniale con il bagno privato. Ecco il bagno prima dei lavori. Anche in questo caso parliamo di un locale completo con le piastrelle di linoleum che coprivano i pavimenti e i rivestimenti. Questo invece è il bagno a lavori conclusi, ripreso dal nuovo accesso comunicante con la camera da letto.
A livello di elementi è identico all'altro bagno e la doccia è nella medesima posizione. Le uniche differenze sono le scelte cromatiche per pavimenti e rivestimenti e il mobile lavabo a doppia vasca. Mobile che sarà installato sulla tramezza dove è stato chiuso l'accesso che prima comunicava col disimpegno. Per quanto riguarda i pavimenti, in tutte le stanze della casa, ad esclusione dei bagni, c'è un parquet rovere prefinito, abbinato a dei battiscopa bianchi con profilo ribassato a 45 mm. In origine, nelle camere da letto c'era il vecchio parquet, nei bagni i famosi rivestimenti in linoleum, in cucina le mattonelle e nei locali rimanenti c'era sempre un parquet, posato in tempi più recenti e in sovrapposizione al pavimento originario. Sono state cambiate anche le vecchie porte interne e il portoncino d'ingresso. Le nuove porte interne sono 7, 5 battenti e 2 scorrevoli. Quelle battenti hanno l'antillaminato effetto rovere, di colore bianco, e le maniglie con finitura cromo satinato, e ovviamente anche le scorrevoli hanno lo stesso abbinamento di colori e finiture. Le vecchie finestre e porte finestre in legno con vetro singolo hanno lasciato posto a dei nuovi serramenti in PVC con vetrocamera basso emissivo con gas argon, antisfondamento e con proprietà di isolamento acustico. Assieme alle finestre e alle porte finestre sono stati sostituiti anche i cassonetti copriavvolgibile e gli avvolgibili. I vecchi cassonetti erano in legno, mentre ora sono in PVC bianco liscio, coibentati e certificati, mentre i nuovi avvolgibili sono in alluminio, sempre coibentato, e sono motorizzati. Trattandosi di una ristrutturazione completa, anche gli impianti sono stati sostituiti. L'impianto elettrico è nuovo in tutti gli elementi, quindi cavi, scatole portafrutti, frutti, tubi corrugati e ovviamente quadro principale, prese, interruttori e placche. Considerato il look dell'appartamento, si sono scelte delle placche bianche. Sono stati cambiati anche i vecchi radiatori. Ora ci sono dei nuovi radiatori tubolari verticali di adeguate dimensioni e le nicchie sotto le finestre sono state chiuse. È stato installato l'impianto di condizionamento con 4 unità interne, gestibile anche da remoto grazie ad un'applicazione per smartphone e tablet, ed è stata installata la ventilazione meccanica controllata. In questo caso è una VMC di tipo puntuale o decentralizzata, con 3 recuperatori posizionati in vari ambienti. La VMC è un impianto per il controllo della qualità dell'aria. L'aria viziata interna viene estratta e portata all'esterno, mentre l'aria fresca esterna viene filtrata e poi immessa all'interno, in modo da garantire il continuo ricambio d'aria, che contribuisce in modo positivo alla salubrità dei locali, che limita le dispersioni di calore ed energia dovute all'apertura delle finestre e che dovrebbe evitare la formazione di muffe e condense. Dico dovrebbe perché la VMC può evitare le muffe dovute a una scorretta reazione dei locali, ma se la muffa è causata ad esempio da un'infiltrazione esterna, il problema ovviamente non si risolve con la VMC. Anche l'illuminazione ha ricevuto le giuste attenzioni. Sull'intero appartamento è stata realizzata una controsoffittatura in cartongesso con corpi illuminanti a LED, nello specifico faretti a incasso e LED in striscia. Da progetto era prevista anche un'illuminazione con dei segnapasso a incasso. I segnapasso si accendono simultaneamente da tutte le stanze e danno una luce calda, bassa e soffusa, che vi può tornare utile in diverse occasioni, ad esempio quando andate a dormire e non volete accendere le luci principali, oppure se di notte dovete andare nella zona giorno. Eventualmente valutate questa idea per la vostra ristrutturazione. Per finire vi voglio raccontare qualcosa sulla cucina dell'appartamento, che possiamo dividere in 2 zone, la zona della parete attrezzata e quella dell'isola. La parete attrezzata ha una lunghezza di circa 5,30 m. Sulla parte esterna sinistra ci sono le colonne destinate alla dispensa, mentre sulla parte esterna destra ci sono quelle con gli elettrodomestici. La parte centrale ospita invece i pensili, il piano col lavello e la zona sottostante. Tutta la cucina ha delle ante lisce in Phoenix o in melamminico, a seconda dei moduli, e il sistema di apertura delle ante è a gola. Questo significa che la superficie è completamente liscia, senza sporgenze e senza maniglie. La chiusura invece viene frenata da un sistema integrato nelle cerniere.
Sotto i pensili troviamo il piano con lavello. Il piano e lo schienale a parete sono coordinati e sono composti di agglomerato di quarzo Silestone. Se volete conoscere le caratteristiche dei vari materiali del top cucina, in descrizione trovate il mio video sull'argomento. Al di sotto del piano ci sono degli elementi contenitivi, come il cassetto portaposate, dei cassettoni, le pattumiere per la raccolta differenziata e il modulo che contiene la lavastoviglie. Nelle colonne di destra sono invece concentrati gli altri elettrodomestici, quindi frigorifero, congelatore e forno. La seconda zona della cucina è l'isola, lunga 2,85 m e con dei fianconi laterali e il top sempre di agglomerato di quarzo Silestone. La superficie ospita il piano a cottura e induzione, mentre al di sopra, incassata nel controsoffitto in cartongesso, troviamo la cappa aspiratrice, che si gestisce con un telecomando. Al di sotto del piano ci sono invece dei moduli con i cassettoni contenitori e il cassetto per le posate. La parte che preferisco è però questa, ovvero lo spazio per gli sgabelli. Questa era la trasformazione dell'appartamento. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace e scrivete un commento per dirmi la vostra opinione sul risultato finale. Ringrazio la proprietaria che mi ha permesso di fare le riprese e che tra l'altro è anche un'iscritta al canale. Ringrazio i ragazzi dell'impresa Armonie con i quali ho collaborato e che hanno realizzato i lavori. Se dovete ristrutturare un immobile a Padova o provincia, potete contattare l'impresa Armonie e in descrizione trovate i loro riferimenti. Per restare aggiornati sui miei video iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanella. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!